Siete tristi e giù di morale? Beh, in questo caso seguite la nostra nuova rubrica ENAC fa cose e vedrete, vi tornerà subito il sorriso. Ragazzi, voglio dirvi una cosa di me. Io sono una persona abbastanza malinconica, ma quando leggo di ENAC che fa cose come oggi, beh, mi torna subito il buon umore. ENAC, sapete, no? Quelli che controllano, almeno dovrebbero controllarci quando voliamo con i nostri droni. Ogni tanto ne combinano qualcuna delle loro, sono dei simpaticoni, come quel signore che volava sul Colosseo con un drone utilizzando un visore di realtà virtuale per videogiochi. Questo video qui. Però questa volta il fatto è un tantinello così più grave. Molti di voi l'hanno già notato e me l'avete segnalato su Facebook e tramite email. Beh, se provate a connettervi sul loro portale per provare a conseguire l'attestato di pilota ATR, il famosissimo patentino, beh, scoprirete che non è possibile farlo. Avrete questo messaggio di errore che cita testualmente, ve lo leggo: temporanea interruzione servizio di rilascio attestato pilota APR, rendendo quindi di fatto impossibile conseguirlo. Il vero problema però è che non ci viene spiegato nulla di quello che sta succedendo dietro le quinte. Cosa sta succedendo, ENAC? E cosa ci riserva il futuro? Questo patentino che abbiamo conseguito nei mesi scorsi avrà ancora valenza oppure no? Ci sarà una modifica sostanziale dell'esame con nuove domande? Speriamo che questa volta siano grammaticalmente corrette. E inoltre, dato che è entrata in vigore da poche settimane la nuova regolamentazione europea in fatto di droni da parte di EASA, beh, questo patentino sarà ancora valido per volare non solo in Italia ma anche in Europa, o dovremo conseguire per assurdo un nuovo patentino per volare in altri paesi? Ma poniamo anche caso che io non avessi ancora conseguito questo fantastico foglio di carta e domani volessi andare a volare sul mio campo di patate preferito con il mio drone, il Mavic Air 2 ad esempio, beh, come dovrei comportarmi in caso venissi fermato da una pattuglia, da un ispettore o quello che è? Potrei dirgli: guarda, io volevo conseguire questo attestato ma mi è stato impedito dal fatto che sul sito di ENAC c'è l'errore e quindi non è possibile farlo. Posso dirlo oppure mi arrestano? Insomma, questa è solo una delle tante domande a cui non avremo mai risposta nel corso della nostra esistenza. Bene ragazzi, io ho voluto impostare questo video in modo abbastanza confidenziale, simpatico spero e ironico, ma non c'è molto da ridere su queste cose, specialmente quando sono ad opera di enti pubblici come nel caso di ENAC. Beh, comunque speriamo in un chiarimento. Io ho letto che dovrebbe tornare disponibile entro qualche settimana la possibilità di conseguire questo patentino, vedremo con quali differenze. Io vi terrò aggiornati come sempre, magari con un nuovo video oppure con un post su Facebook oppure su Telegram, quindi seguitemi in tutti questi canali, trovate i link qui sotto in descrizione video. Ma ora ditemi voi cosa ne pensate di questa situazione, di questa vicenda. Secondo voi come si evolverà? Dovremo fare un secondo patentino per volare in Europa oppure speriamo di no? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, dite la vostra. Ma se questo video vi è piaciuto o comunque volete supportarmi, mi basta come sempre un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri, anzi dei miei nuovi prossimi video. Questo è tutto amici, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!